Anche così. Io sapevo quando ho conosciuto questo insegnante che io volevo prendere questa strada. Tu pensi che sia stato più la disciplina o il maestro che ti ha fatto appassionare a In questo? quel momento lì probabilmente il maestro. Il master o maestro è il grado massimo, è il grado massimo tecnico. Sifu non è un grado tecnico, è il tuo insegnante che decide se tu puoi diventare Sifu o no, o l'insegnante del tuo insegnante, a seconda di come è organizzata appunto. Questo però non va a creare un po' troppi Sifu, anche in base al... Mettiamo che facciamo un'ipotesi, io e Roberto adesso ci siamo conosciuti, diventiamo amici, ma una firma là. Se tu mi chiami Sifu, ad esempio, non tu, diciamo un allievo mi chiama Sifu perché deve e poi chiaramente fuori non se la sente, no, di questa cosa, probabilmente non sono il suo Sifu. Oh, a tutti ragazzi, finalmente dopo che uscirà il primo video ho registrato insieme al maestro di Jeet Kune Do, Roberto Cicalese, che ringrazio ancora per la disponibilità, mettersi in gioco, stare gli scherzi, anche per la questione della tutina gialla. Tanto quando vedranno questo video qua è già uscita tutta la cosa, tutta la questione tutina gialla, ma quindi l'ha cacciato via di casa, l'ha cacciato... Ecco, è difficile trovare persone che comunque, tra virgolette, che non si prendono troppo sul serio, no? Questo settore marziale è diventato ultimamente molto pieno di paletti, pieno di... sembra che il maestro deve essere quello che no, non si ride, non si scherza, non si... Vai a togliere un pochettino, non so, il fascino delle arti marziali. Sì, diciamo che c'è proprio nell'idea collettiva l'idea che il maestro di arti marziali sia questo tipo di figura qua, perché lo era. Sì, il classico che beve il tè, sta seduto così e dice Perché tu... lo era. Io quando ho iniziato negli anni '80 da karateka, il maestro era questo personaggio, dove non si facevano domande, non si chiacchierava, si esegue. Appena facevi puff, giro a rana, chiaro, avanti e indietro, davanti a tutti. Oggi questa cosa innanzitutto quasi non si può fare più. Chiaro. Perché ti posso dire che è un bene che stia cambiando un po' questa cosa, che sempre più maestri hanno un approccio un po' più giovanile, tra virgolette, alle discipline. Un po' sì, secondo me è giusto, perché poi alla fine siamo persone e magari ci sta una piccola differenza tra quello che accade a lezione e quello che accade alla fine della lezione o nei momenti di svago. Ti dico la verità che poi nella nostra scuola il punto forza è proprio questo. Chiaro. Creare un gruppo di 10, 15, 100 persone che quando vengono ad allenarsi si trovano a casa. Chiaro, che è si trovano a casa, si trovano in un'altra famiglia, in una seconda famiglia, quello che poi ne viene fuori e quando ho capito che questa cosa è veramente bellissimo anche per noi insegnanti, no? Capire che raduni persone che sono lì per l'arte che insegni e anche un po' per te. Certo. E quindi bisogna chiaramente cercare di cambiare questa figura, di essere serio ma anche elastico. Una cosa non esclude l'altra, essere tra virgolette scherzare, ridere, scherzare non implica il fatto che non ci debba essere rispetto o viceversa. Certo, comunque. Cioè non è che per forza se uno si fa una risata ogni tanto, no, per rendere la cosa anche più godibile. Certo. Diciamoci anche un'altra cosa, almeno questa è la mia visione, pratichiamo il giorno d'oggi arti marziali un po' per, tra virgolette, difesa personale, un po' perché ci si appassiona a determinate cose, concetti, miti, personaggi che praticano quella cosa e per stare bene noi stessi, rispetto a inizialmente 1800-1900 che ci si allenava perché c'era la guerra e si combatteva la guerra con le mani. Sicuramente in quella situazione è un altro contesto. Cioè ora sicuramente non vai a combattere una guerra facendo Jeet Kune Do, Wing Chun, pugilato, MMA. Cioè Tyson i proiettili non li schiva. Non so Bruce Lee o quelli di Jeet Kune Do, magari con un nunchaku. Fino adesso solo ping pong. Solo ping pong. Però c'è da dire anche quello, quindi oggigiorno uno si appassiona magari a una disciplina, vuole trovare anche una zona di comfort. Si lavora dal lunedì al sabato, no? Magari uno fa già un lavoro dal lunedì al sabato.
comincia alle 7 del mattino, finisce alle 5 e mezza, 6 di sera, o vuole andare a sfogarsi un pochettino, no? Vuole andare a sfogarsi, vuole andare a rilassarsi anche un po'. Quello, esatto. Non solo calci e pugni, che magari qualcuno giustamente ha trascorso una giornata nervosissima, ha bisogno di sfogarsi. Certo. Si cerca anche di fare questa cosa, ma l'insegnante ha questa figura, no? Comprendere lezione per lezione qual è l'esigenza di quella serata. E questo secondo me è una figura che un insegnante, io facendo formazione, lo dico sempre ai ragazzi, non andate lì pensando che avete lì dei guerrieri e quindi tu devi dargli solo le tecniche vincenti e che spaccano tutto. Ed è lì che viene la differenza tra istruttore e maestro. Un istruttore ti insegna la parte tecnica, un maestro capisce quello che deve insegnarti, no? Cioè che dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così. C'è tanta ignoranza in materia. C'è tanta ignoranza, poi ti dico la verità, Erwin, secondo me è anche una questione di predisposizione. Chiaro. Nel senso, non c'è nessun libro che ti spiega questa cosa, o meglio te la spiega, magari però tu poi non fa parte di te. Certo. Non è nel tuo carattere. Non tutti sono nati per essere maestri, così come non tutti sono nati per essere guerrieri. 20 anni fa, dei ragazzi bravissimi che volevano intraprendere la carriera di insegnante, ci hanno provato, ma per loro la lezione era ancora il proseguo del loro allenamento. Quindi loro andavano lì, facevano la loro performance. I ragazzi inizialmente dicevano che figo, bello, bravo questo tuo istruttore. Tempo 3-4 mesi erano già annoiati. Perché? Perché non c'era comunicazione. Non trasmettevi quella niente. passione. Facevano magari vedere che ero bravo e basta. Io con i ragazzi ci parlo anche durante la lezione, nel senso porto aneddoti, cerco di dare una mano a tutti, mi ricordo i nomi, che non è una cosa scontata. Vero. Non è una cosa scontata. Molti chiamano Oe Roccia perché si dimentica. Ciao grande. Ciao Roccia, come sei carico oggi? Io ho questa cosa che a volte ti vedo 2 volte magari a un seminario perché ti ho visto, non so, a Venezia e ti vieni a Brescia e io, ciao Matteo, e loro rimangono. Dai un valore alla persona. Quella persona si sente che è un valore e non un numero. Esatto. E questa cosa però, ti dico la verità, per me è molto importante, ma non mi alleno. Cioè è una cosa mia. Chiaro. E quindi faccio fatica a dire a te, nuovo istruttore, dire impegnati su questo. Posso dirtelo, però poi cosa ti fai? Un taccuino? Cioè, devi dare delle linee guida, ma se l'indole di quella persona è più magari essere lui esuberante nel praticare quella cosa, no? Sfogarsi, far vedere quanto è bravo. Perché c'è l'ego di mezzo, ci sono tante cose. Non per forza l'ego deve essere una cosa negativa, però io vedo tanti fighter, prendiamo esempio Mike Tyson, no? Che mi viene in mente per il pugilato. Mike Tyson non ha mai allenato nessuno di box, non è capace ad allenare. Certo. Però è stato uno dei pugili più grandi, più forti di tutti i tempi. Non vuol dire che se sai fare tu quelle cose là riesci a trasmetterle a un'altra persona. Esatto, io ho diversi che magari mi chiedono vorrei fare l'istruttore, no? Un giorno anche diventare maestro come te. Io chiaramente analizzo prima la sua predisposizione tecnica e la sua voglia, il suo impegno in questa cosa, come è giusto che sia. Dopodiché cerco di capire mano a mano se lui ha le attitudini a diventare quello che vuole diventare, no? Del maestro, la sensibilità, quello che serve per capire le persone, perché sono lì. Perché una cosa che ho imparato negli anni è che non tutti sono lì per lo stesso motivo che pensi tu. Certo. E non lo sanno neanche loro a volte. Se tu glielo chiedi, è una domanda che faccio magari abbastanza spesso al ragazzo che si avvicina. Perché ti sei iscritto? Perché ti vuoi iscrivere? Cosa cerchi da questa cosa? Bella domanda. E loro pensano sempre che c'è una risposta giusta. Mi dicono, ma se mi fa questa domanda io devo dire perché sono appassionato di Bruce Lee, perché ho visto i film di Bruce Lee, perché voglio imparare a difendermi, che è una delle risposte che danno spessissimo. Ma devi andare al di là, perché un maestro sa che questa è la risposta che lui pensa che tu vuoi sentire. Ok. Poi scopri col tempo. Ma sai perché magari succede questo? Io ho capito cosa stai intendendo te. Molte volte capita perché realmente non sappiamo la risposta o certe persone non sanno la risposta fin tanto che non lo praticano, perché inconsciamente è il subconscio che ti porta ad avere delle insicurezze che riesci a colmare poi col tempo provando una disciplina marziale. Perché magari lo capisci tu, inizialmente pensavi di venire per un motivo e poi scopri un ambiente fantastico. Cavoli, questo posto è bellissimo, ci dovevo tornare anche domani. Cazzo, bello. Però l'insegnante non deve dimenticare che l'obiettivo di questo ragazzo è, da una parte, essere coerente con quello che fa,
e quindi tu gli dai le linee per quello che lui è venuto a fare. Ma nello stesso tempo capisci l'individuo, e se ne hai, non so, 50, e devi capire individuo per individuo, pianino col tempo, perché non siamo maghi, certo. Pianino col tempo, creando un rapporto, Erwin, perché se non lo crei, il discorso di prima, no? Se non riesci a creare un rapporto, questa cosa non la capirai mai. Certo. E ti sei fermato alla prima frase che ti hanno detto quando sono venuti in palestra. Poi invece scopri che sono venuti lì perché fanno un lavoro che non gli piace, sono venuti lì perché vogliono sfogarsi, sono venuti lì perché le ha lasciate l'amorosa. Hanno bisogno, sì. Hanno bisogno di conoscere amici. Allora, se tu capisci queste cose, lo aiuti tantissimo, perché se sai che lui è magari un ragazzo, una ragazza un po' sola o solo, che magari ha bisogno di fare amicizia, appena fai una pizza, glielo dici, dai, vieni con noi. E così loro dicono, caspita, sto posto è bello, secondo me un maestro vero. è fondamentale. Si crea una bella zona di comfort anche perché che fa poi parte della tua vita e ti porta comunque nuove conoscenze, nuove... È molto interessante come cosa. Prima di però continuare questo discorso è giusto anche fare un passo indietro. Questo è Roberto versione maestro. Voglio sapere il percorso tuo. Il mio percorso. Il tuo percorso prima. Roberto non maestro. Ma non maestro. Quando parte... Io sono la tua prima volta che ti sei approcciato al mondo delle arti marziali? La primissima volta era il 1983-84. Ok. Quindi avevo 8-9 anni, oggi ne ho 51. Porca miseria. È passato un po' di acqua sotto i ponti. Sono tanti. Porca miseria. 51 ne ho fatti 2 mesi fa. Non si direbbe, bro. Non si direbbe. Perché mi sono fatto la barba. Ecco perché. Ho fatto la barba, ho tagliato un po' i capelli come te, vedi. Giusto per i video, almeno per i video. Poi tutto il resto di quando non registro, c'è tutto con il barbone. No, scherzo, in realtà è una cosa che ormai è da sempre così. Chiaro. E quindi ho iniziato ancora alle scuole elementari, solo perché in realtà ero sempre la solita storia del bambino sfigato e piccolo, no? Ma in realtà era proprio così, no? Ero piccolino, come sono ancora oggi piccolino, ed esile, magro, no? E i miei genitori hanno pensato di migliorare la mia autostima, ma non perché non l'avessi. Grazie ai genitori che ti sei approcciato. Non perché non l'avessi, ma perché, sai, loro mi vedevano magari un pochino più piccolo degli altri e si preoccupavano che magari qualcuno potesse approfittarne. Certo. Stiamo parlando degli fine anni 70, primi anni 80. Dove il bullismo esisteva ancora, dove c'era realmente il bullismo, non era un emoticon di troppo su WhatsApp che ti scrivono, sfiga, scemo. E quindi hanno pensato, io ero mi sembra in quarta elementare, più o meno, di iscrivermi a una scuola di karate che c'era vicino casa, a Brescia. Ti fermo un attimo, è già strana la cosa che siano stati i genitori ad averti accompagnato. Sì. Che oggi viviamo in un periodo storico in cui tanti ragazzini mi scrivono, fanno Erwin, io vorrei cominciare a fare una disciplina marziale o uno sport da combattimento, ma non so cosa, mia madre non vuole, come faccio? Sì. Questo è un problema, perché è una cosa che ho notato anch'io. I genitori di queste persone sono i miei coetanei, che non so per quale strano motivo, non so. Che è successo nel frattempo? È successo che quella storia del bullismo, a volte pensano i genitori che l'arte marziale faccia diventare bullo, oppure un bambino manesco, un bambino violento, un bambino che magari utilizza questa cosa che impara al di fuori della palestra, mentre una cosa che bisognerebbe spiegare a questi genitori è che è esattamente il contrario. È una cosa che migliora l'autostima, aiuta nel caso ci fossero problematiche di questo tipo, e se trova un bravo insegnante, cosa che è auspicabile perché ci sono tanti bravi insegnanti, aiutano il ragazzo a che cosa fare e cosa non fare e come evitare a volte tutto questo, grazie alla sicurezza che il bambino prende, non ai pugni e ai calci che tira. Certo, giusto, perché è una questione psicologica. Quando superi quelle determinate lacune, no, a livello di insicurezze, non hai più bisogno di... Cioè, hai già gli strumenti. Infatti Erwin, cosa è successo? Io ero piccolo, ho iniziato a fare karate, e lo dicevo a tutti. Shotokan, lo dicevo a tutti, perché sai, inizio a fare karate, c'era chi faceva judo, io facevo karate, e lo dicevo a tutti a scuola. Da quel momento ero diventato un tipo pericolosissimo. Quindi grandi, grossi,
tutti Lui è quello che fa karate, occhio, lui fa karate. Amico, quindi non c'è stato mai bisogno, Chiaro. Fortunatamente, qualche piccolo episodio, ma da adulto, ma quasi di necessità, ma tutta la mia adolescenza l'ho fatta tranquillo, sereno, certo. E da lì è partita la mia carriera, quindi come karateka, Shotokan. Ok, per quanto tempo l'hai fatto? L'ho fatto fino a 16 anni. Ok, 16-17 anni, poi sono stato fermo qualche anno nel periodo delle superiori, perché gli stessi genitori che mi avevano accompagnato fino a quel momento hanno detto stop, perché non studi, non vai bene a scuola. Perché non studiavo abbastanza. E quindi poi decidono sempre loro, no? Sì. E quindi fino a che non ho superato, per poco, insomma, gli ultimi 2 o 3 anni delle superiori, facevo una scuola abbastanza impegnativa e quindi loro ci tenevano che mi impegnassi in questa cosa, e quindi ho finito le miei superiori e sono partito, ho fatto un paio d'anni di università, e dopo è venuta l'ora di partire per il militare. Al tempo si faceva ancora il militare, che io ho fatto molto volentieri. Che è quella la vera disciplina marziale. L'ho fatto molto volentieri, è stato un bell'anno divertente. Quando ho finito il militare, avevo circa 22 anni, tra una cosa e l'altra, tra l'ingegneria, che sono un paio d'anni di università, e il militare, avevo 22 anni, ho detto devo ricominciare perché era arrivata l'ora, e nel frattempo era ricomparso quasi internet, ho cominciato a rivedermi, ma nel frattempo ho cominciato con gli sport da combattimento, quindi con la kickboxing. Quindi hai provato anche altri sport? Sì, con la kickboxing, la Thai box, ho fatto diversi anni, e anche un piccolo percorso di Kwan Kido. Ok, sai che non ho presente cosa sia Kwan Kido. È uno stile vietnamita. Ok. Simile al Viet Vo Dao, perché sì, magari già ho capito, quello ho già sentito. Veniva dallo stesso, diciamo. Ho già visto qualcosa di Viet Vo Dao, ma hanno delle forme un po' strane. Sì, è molto non le capisco molto, cioè molto acrobatico. Sì, molto acrobatico, esatto. Nel frattempo che iniziavo e concludevo questo percorso, mi sono avvicinato al mio primo corso di Jeet Kune Do. Ho fatto, perché poi ho scoperto finalmente che cosa faceva Bruce Lee. Perché ricordiamo, nell'altro video l'avevi specificato, tu sei venuto a conoscenza di Bruce Lee tramite i suoi film. Tramite i suoi film. Tramite i film. Che mio papà mi faceva vedere. Però tu non sapevi che sport, cioè che disciplina marziale praticassi. Bellissimo, veloce questo qua, sai, capisci che in quel momento figo, li facevano anche al cinema quei film al tempo. Sì, non quando c'ero io, perché non ero ancora nato, ma chi c'era dicevano che i film uscivano al cinema, e dal cinema uscivano tutti che volevano picchiare. Sì, che volevano fare le tecniche. I versi. Ecco, dopo ti chiederò anche una cosa riguardo i versi. E quindi mi ha aiutato, diciamo, questa cosa di vedere i film, e poi alla fine ho scoperto che faceva questo sistema che si chiamava Jeet Kune Do. Chiaramente internet mi ha aiutato subito a cercare dove lo praticavano, Jeet Kune Do, e una scuola a Brescia, un paio di scuole a Brescia che mi ero avvicinato ma non avevano catturato la mia attenzione. Chiaro. Ho scoperto che c'era un maestro a Milano, in provincia di Milano, che mi sembrava ne parlavano benissimo, e così contatto un mio amico che gli ho detto: ma ascolta, io vorrei andiamo a provare la disciplina di Bruce Lee. Vieni con me. Sì, dai, andiamo. E noi così tutti i sabati abbiamo incominciato ad andare in provincia di Milano da questo maestro a praticare questo Jeet Kune Do, che al tempo era una scuola molto famosa in quel periodo, che arrivava da Paul Vunak. Paul Vunak, ho già sentito. Sì, Paul Vunak è un praticante di Jeet Kune Do della linea di Inosanto, che ne abbiamo parlato nello scorso video, della linea di Concept, che aveva ideato un suo sistema molto più aggressivo, che aveva chiamato appunto PFS, Progressive Fighting System. Ah, ecco, cazzo, ho sentito sta cosa. E diciamo la scuola di Milano arrivava direttamente da questa scuola qui, che negli anni... C'è ancora quella linea di... C'è ancora, anche se adesso Paul Vunak, diciamo, fa molto meno, un po' per l'età, un po' per... Insomma, è passato un po' di moda, diciamo, anche un pochino. Però in quel periodo, fine anni 80 e prima anni 90, giravano videocassette.
su questo personaggio. Al tempo c'erano le videocassette, sì, immagino. VHS. Le guardavi fino a quando non si consumava la banda. E c'era questo personaggio, appunto Polvuna, che faceva questi video velocissimo, corta distanza, dove tirava pugni, catena, ginocchiate, gomitate, testate. Allenatore dei Navy Seals, no, sai, tutte queste cose. Sì, certo. Che chiaramente in quel periodo andavano di brutto, no? E diciamo la scuola di Milano era diretta di questo personaggio qua, quindi ci siamo avvicinati e abbiamo cominciato ad andare. Che età quello? Allora, era il 98, quindi 24. Ok. Sì, 24 anni. E nel frattempo ti allenavi ancora nel frattempo io ho continuato a fare... Sì, diciamo che mi sono fermato col militare. Okay. Poi quando ho ripreso il militare ho cominciato a guardarmi attorno per questa cosa qua. Ok. E, sì, perché considera 22 a 3 anni sono partito, 23, 24 sono tornato e era arrivato l'ora, insomma. E quindi abbiamo cominciato a fare questo percorso tutti i sabati, prendevamo da Brescia, partivamo tipo alle 8 del mattino e andavamo a farci questa... Non era tanta la strada, però sai, un'oretta, certo. un'oretta. Per allenarti quanto? Cioè quanto duravano le lezioni? Per allenarmi io facevo le lezioni collettive la mattina, c'erano le lezioni collettive, poi io, inizialmente anche il mio amico, pranzavamo e continuavamo le lezioni di pomeriggio spostandoci in un'altra palestra, anche questa molto conosciuta al tempo, ma credo anche adesso, e proseguivamo le lezioni private e collettive, combattivamo con altri praticanti che al tempo c'era il Valetudo, il free fight, siamo precursori, insomma, chiaro dell'MMA, no? Quindi Valetudo e questi termini che facevano pensare a un combattimento a 360 gradi. Quindi mi confrontavo anche con questi personaggi, anche persone che magari dovevano gareggiare, per noi era uno strumento di allenamento e di sperimentazione. Ora la mia domanda è stato amore a prima vista con il Jeet Kune Do o è venuto man mano? No, è stato amore a prima vista. Io quando mi sono avvicinato a questo maestro che aveva al tempo più o meno l'età mia oggi, poco meno, anche lui più o meno fisicamente come me, ho detto wow, anch'io devo fare questa cosa. Hai fatto l'effetto wow subito. Sì, anch'io devo fare questa cosa, anch'io voglio fare così. E poi sai, capivi che stavo guardando una cosa diversa. Capivi che questo era uno schema perlomeno da cui partire. Ok. Poi col tempo, come ti ho perché ti ho fatto sta domanda perché volevo capire, essendo che hai provato anche altre discipline, come magari è stato il karate, kickboxing, la Muay Thai, cioè cos'è che ti ha colpito di più nel Jeet Kune Do da farti continuare poi quello e non farti continuare uno sport da contatto come il classico Thai? Diverse cose, Erwin. In realtà innanzitutto il fatto che mi aveva cambiato lo schema della guardia e a me il fatto di lavorare con la gamba destra diciamo il pugno destro, cosa che fino a quel momento non avevo fatto, era esattamente il contrario, mi ha messo in difficoltà inizialmente, ma poi mi piaceva molto, perché mi dava quell'esplosività che JKD richiede, no? Proprio con il braccio e la gamba più forte, che è il concetto diverso, no? Che deve stare davanti. Poi il fatto che si colpiva in punti dove prima erano proibiti, no? Quindi il colpo agli occhi, il colpo alla gola, il calcio nei testicoli. Ti hai mai fatto male? Mi sono fatto male, sì. Mi sono fatto male, sono finito 2 volte in ospedale per lesione alla cornea. Sì, di cui una l'ho fatto da solo col mio dito. Per il contraccolpo? Sì. Mamma mia, molte volte è la cosa peggiore. Allora ho cominciato a lacrimare, ho detto caspita, non era normale perché durava tanto e infatti in entrambi i casi lesione uno di qua e uno di qua. Quindi questa è stata una volta, poi mi sono fatto male una proiezione, ancora oggi dopo 25 anni ancora ce l'ho dietro. Mamma mia. Il ginocchio sinistro. Perché ricordiamo, nel video prima abbiamo fatto un'infarinatura iniziale di quello che è lo striking del Jeet Kune Do. C'è anche una parte di lotta a terra? C'è una parte di proiezione e si continua a terra. Ah, ok. Sì, proprio lotta. Dove però la lotta, diciamo, si mischia un po' a quello che è il combattimento delle leve, le compressioni classiche, insomma, della lotta, ai colpi. E anche qui i colpi devono essere simili a quelli di in piedi, quindi puntati ai punti sensibili. Quindi più o meno lo schema non cambia. Chiaro. Quindi non diventa, però lavori a terra. non diventa MMA.
diventa un combattimento a terra dove comunque non si usano le protezioni, quindi si va a colpire nei punti. Non ci sono finalizzazioni sulle leve, giusto? Poco, non è quello l'obiettivo. C'è qualcosa, se però. capita, non si cerca, perché non è il fine ultimo, e deve capitare. È più sul colpo, più sul colpo, punti sensibili dove si va a colpire in punti che fa male, chiaramente facendo forza del fatto che si usano le mani nude. E quindi con le mani nude puoi fare delle cose e soprattutto passa, no? Capito? Qua e passa, bravo. Chiaro. E quindi cambia un pochino anche lo schema di allenamento. Quindi ti ha dato qualcosa in più? Quella cosa che ho detto, caspita, questa cosa mi piace. Capisci che avere una palestra vicino a casa e prendere la macchina tutti i sabati per andare là era anche per me, che ero ancora un ragazzo che ancora non aveva un lavoro bello sicuro, chiaramente era una spesa. Infatti il mio amico dopo un po' ha abbandonato. E io ho continuato il mio... E sei rimasto da solo? Da solo. Molti solitamente quando abbandonano l'amico abbandonano. No, io avevo questa cosa. Eri diventato focus 100%. Io sapevo quando ho conosciuto questo insegnante che io volevo prendere questa strada. Tu pensi che sia stato più la disciplina o il maestro che ti ha fatto appassionare a questo? In quel momento lì probabilmente il maestro. Ok. Come spesso accade peraltro, no? Certo. Giusto o sbagliato che sia, in quel momento lì è stato il maestro che mi ha aperto una possibilità, perché era un maestro simile a me. Quindi se il tuo maestro anche fisicamente, sì. Tu dici fisicamente, e questo è importante, no? Perché sai quante persone sono venute in palestra, ti ripeto, sono piccolo e la maggior parte sono più alti di me, quando vedono il maestro che sono io dico, ma questo cosa? Sì, vuole andare, no? Fa più scena comunque un maestro bravo che è più piccolo di statura rispetto magari all'effetto wow che però il primo impatto uno di 1,90 m per 90 kg dici grazie al cazzo che questo mi tocca, mi fa male, è normale. Fa più scena, sicuramente fa più scena, ma all'inizio prima che tu faccia vedere cose rimangono sempre un po' così. Sì. Pensavo... Ti è mai capitato arrivassero scettici a lezione? Quasi sempre, solo nel vedermi. Ok, ma quello ci arriviamo dopo. Arriviamoci Quindi poi alla fine ho iniziato questo percorso che è durato tanto. Io poi sono diventato istruttore di questa scuola e ho collaborato a Milano? A Milano, sì. Sono diventato un istruttore, cioè a Milano, io andavo a Milano ma poi io praticavo a Brescia. Ok. Quindi io ho preso... Però tramite la scuola io sono diventato un istruttore di questa scuola e ho cominciato a praticare, a insegnare a Brescia, dove vivo. E da lì ho iniziato la mia prima esperienza 2000-2001, quindi ormai sono tanti anni che insegno, e ho cominciato questa favolosa, fantastica esperienza di insegnante che ho capito che era proprio quello che volevo. Sai quando dici questo è il mio mestiere, questa è la mia strada, ho trovato la mia via finalmente. Non è solo le arti marziali, era proprio la figura di qualcuno che possa essere uno strumento per dare una mano agli allievi che si avvicinano alla tua scuola. Giusto. In generale dico, in generale. Chiaro. Chiaramente ero un ragazzino anch'io, perché nel 2001 avevo 26-27 anni, quindi capisci che... Ovviamente si è molto più, tra virgolette, molto più ragazzino. Era più ragazzino e piano piano... Sei un po' più esuberante da piccolo. Più esuberante, è normale, ero anche più nervoso, volevo dimostrare che ero forte. È normale, e si cerca quel posto nel mondo, no? Quella cosa di farsi notare, voglio anch'io il mio posto. Allora il mio ruolo in quel momento era faccio vedere a sto tipo che sono più forte di lui. Inizialmente era partita tutta sono più duro, sì. E allora ogni volta che si avvicinava un tipo cercavo di far fortissimo e mi ricordo quando chiamavo i ragazzi venivano lì così che tremavano perché avevano paura che io adesso chissà cosa facevo, no? E io in quel periodo lì mi sentivo un po' figo, no? Sì, poi ho capito che questa cosa non andava bene per tanti motivi. Tanti non lo capiscono neanche dopo 50 anni. Non andava bene. Quello è il problema. Uno perché non funziona sempre. Sì. Chiaro. Non puoi rincorrere questa cosa, soprattutto con l'età, no? Certo, chiaro. E poi perché ho scoperto una nuova figura dell'insegnante, che è quella che mi piace tantissimo, che è quella che dicevamo prima, no? Sì. E questa cosa chiaramente mi porta anche un'introspezione diversa a me, a capire le persone, anche solo quando usciamo dalla palestra per andare a mangiare un panino. Chiaro. Allora i ragazzi ti raccontano le cose che non racconterebbero a nessuno. Certo. No? E allora tu dici, caspita, è una figura importante questa e di responsabilità. Certo, giusto. Perché loro si fidano, i ragazzi si fidano di te.
E quindi tu non puoi trattare male questa loro fiducia. Qua però voglio farti un appunto, no? Sentire un attimino qual è il tuo parere. Molti si aspettano però dall'insegnante o ti parlo anche per sentito dire a livello attuale, nell'epoca di adesso, danno la colpa ai genitori, agli artisti, ai maestri, a quello, a quell'altro che dicono determinate cose, non educano i figli, quando in realtà, non so, lo vedo come una cosa, è un compito del genitore. Io ti posso dare quel valore aggiunto per quello che riguarda comunque la mia persona, ma non necessariamente uno deve essere per forza costretto a come maestro dice, no, sì, no, dico. Certo. Il tuo ruolo non è quello di educatore. Chiaro, Okay. quello è una figura dare una che mano, certo. dai una mano, no? Laddove magari gliela dai se puoi, se te la chiedono, certo, se ce n'è bisogno, se sei capace. Se uno te lo permette. Se te lo permette, perché se non sei capace è inutile creare danni inutili. Okay. Certo. Anzi, non ti prendi quella briga. Però se vedi, considera che tendenzialmente abbiamo persone adulte, quindi c'è anche una responsabilità fino a un certo punto, no? Nel senso che se io parlo con un ragazzo della tua età, che sono mediamente lo standard dei nostri corsi, chiaramente mi approccio in un altro modo. Poi tu delle mie informazioni e del mio consiglio ne fai quello che vuoi. No, certo. Però è già diverso sentire una persona comunque più grande di me e non so per quale motivo, ma ha comunque più valore quella cosa. Se quel consiglio. Di 15 anni ci fai molta più attenzione, no? Cioè, e cerchi anche di capire se no, e da dove arriva, cosa bisogna. È meglio che parli con i genitori piuttosto. Chiaro. Se anche lì i genitori te lo permettono e tante cose. No, spesso manca la e vai avanti a fare il tuo mestiere, insomma, che è quello per cui sei lì. Chiaro. Quindi diciamo non sei costretto, non devi diventare lo psicologo, certo, giusto. Se ti va di farlo, lo fai. Ripeto, sempre se pensi che tu possa dare qualcosa in più. Se no lascia stare. Ma hai detto una cosa intelligentissima questa cosa qua, perché molti si sentono quasi in dovere di fare qualcosa, cioè vogliono farlo ma non sono capaci. Molte volte lascia perdere. Sì, se non sei capace lascia perdere. Se non ti viene naturale quella cosa lì e lo devi fare perché te lo impone la figura di maestro, visto che sono maestro, non farlo, perché si vede che non viene dal cuore, non viene da una cosa naturale. Esatto. Rispetta anche quello che sei e quello che sai fare. Perché tanto prima o poi ti sgamano, cioè nel senso, chiaro. Il mio mestiere hanno fatto danni anche su vari fronti, tanti maestri grandi, famosi, e poi alla fine sono stati sgamati per tante cose e alla fine hanno fatto più brutta figura che altro. E quindi io dove posso do una mano, dove non posso ci ridiamo su, una battuta facciamo prima. Chiaro. E abbiamo già risolto il problema, no? A volte scherzando così. E così ce la facciamo anche durante un panino, una Coca-Cola, una birra, insomma, e da lì facciamo chiacchiere, ci parliamo e vengono fuori le cose naturali. Chiaro, cioè, e crea il legame quello naturale. Perché poi è tutto naturale, l'importante è che sia naturale, certo. Non vado a forzare, dimmi, cioè, sì, dimmi, ti consiglio io, dimmi, ti consiglio io. Dai, parlami che io qua le risposte. No. Aspetta. Tra l'altro abbiamo scoperto che il rapporto di fiducia nasce proprio quando sei tu il primo che racconti. Vero. Se apri la porta. Se tu dici, dai, se io sono qua, se vuoi raccontarmi i fatti, cioè no. Cioè sì, mi metti così in una posizione e dico, oh cazzo, mi sento in dovere, ma non viene una cosa di... Io magari ti racconto, se mi interessa magari, perché capisco che c'è un problema, se io so, come ho detto prima, che posso, allora per aprire una porta ti racconto magari una cosa mia. Chiaro. Che magari ti può aiutare, è già risolto, solo raccontandoti una cosa mia, non dandoti un consiglio. Chiaro. E tu, cavoli, questa cosa è successa anche a me, ma... Dici, prendi come esempio quello per vie traverse, per vie indirette. L'ho già fatto. E quindi, da lì, stavo dicendo, per tornare a un discorso del mio percorso, da lì ho fatto 10 anni con questo maestro, dopo ho deciso, per una serie di vicissitudini, di seguire la mia strada,
ma non per altro, per discussioni così. Ah, ok, perché pensavo solitamente capitano sempre per discussioni. No, poi certo, divergenze c'erano, Sì. erano solo una modalità soprattutto gestionale e organizzativa. Ok, quindi non della disciplina vera e propria. No, Ok. di portare avanti la disciplina in un modo più ordinato, Ok. diciamo così, perché effettivamente, essendo il Jeet Kune Do un po' questa figura a volte un po' ibrida, un po' mischiata, come dicevamo prima, no? Che non si sa bene cosa prende e da chi e da cosa, no? Perché a volte si pensa che il Jeet Kune Do è un mix di cose, no? E in realtà poi se avremo modo di spiegare che non è proprio così. Sì, anche perché adesso vorrei poi farti Capito? la domanda dopo. Non è proprio così, è una sua entità. E allora ho detto, caspita, però secondo me le cose devono essere fatte meglio sempre a livello organizzativo, scrivere dei programmi, mettere tutto molto più organizzato, perché non esistevano programmi. Ok. Quindi, ma non solo in quella scuola, in quasi tutte le scuole, almeno in Italia, gente senza programmi. Quindi il maestro arrivava lì e faceva la lezione che gli veniva in mente. Ok ragazzi, oggi lotta, parliamo domani del bastone. bicchiere d'acqua, guardate l'acqua, guardate no, la bottiglia. No, ma a prescindere diciamo che la lezione fosse interessante o meno, No, ho capito il senso. erano lezioni disorganizzate. Certo. Senza... È quello che era confusione poi nella logica magari di un praticante, che dice ok, ma cosa come faccio a misurare? Dove sono? Esatto, come misuro anche la progressione mia attuale. Arriva no? un classico, tu fai Jeet Kune Do a Brescia, l'altro fai Jeet Kune Do a Milano, ma tu da che punto sei arrivato? Non sapevi cosa dire, no? Chiaro, nel senso, giusto, capito il senso. E questa cosa secondo me doveva essere messa a posto. E quindi l'unico modo per fare questa cosa era fare la mia scuola. Okay. E così nel 2007-2008 più o meno ho deciso di staccarmi da questa scuola e creare la mia, che inizialmente aveva un nome, che si chiamava Real Fight Program. Ok. Perché ero ancora nella fase... RFP. Sì, era ancora nella scuola... dobbiamo spaccare su tutto. Devo evolvere tutto, devo creare il programma di sistema di combattimento reale, no? Ok. È durata 2 o 3 anni questa idea e poi grazie anche a una figura che adesso vicino a me è un professionista, abbiamo ripreso in mano tutto, il logo, il nome e così. E lui, la prima domanda che mi ha fatto è: ma tu a chi ti rivolgi? E questo mi ha aperto il mondo, no? A chi ti vuoi rivolgere? E io ho detto, la prima cosa che mi è venuta in mente è a tutti, esteso tutti, donne, uomini, bambini, anziani, perché volevo dare una mano a tutti, nei loro limiti, delle proprie È giusto pensare così o è meglio focalizzarsi step by step, magari avere un'idea un po' più... non so, mi voglio concentrare più invece sui giovani. No, allora, è chiaro che una volta che tu decidi a tutti, poi è chiaro che devi definire dei gruppi di allenamento specifici. Chiaro. Non vuol dire che non pensi a tutti, vuol dire che tu pensi a tutti in momenti diversi. Ok, ed è qua che serve l'organizzazione. E che serve l'organizzazione, no? Però io non avevo il limite di dire se viene da me una persona di 70 anni non può. Ok. Se viene... Io infatti ho un allievo di 75 anni che aveva compiuti proprio pochi giorni fa. Miseria. 75 anni ancora e fa 30-40 piegamenti sulle braccia. Cioè, per dire. Però poi non li faccio manco io. Sì, capito? Ed è un esempio per tutti. Chiaro, certo. È un esempio per tutti. Certo. Ho avuto anche persone di 60 anni che hanno iniziato un percorso da allenatore. Ok. Allenatrice in quel caso perché era una donna. Okay. Insomma, e quindi io avendo questo obiettivo, chiaramente dovevo cambiare il mio nome della scuola perché Real Fight Program non era per tutti. Ok. E anche il simbolo. Ed è venuto già quello attuale? Quello che poi Ed è nato poi la Blue Snake Academy. Blue Snake Academy. Snake Academy. Come mai spiegami Blue Snake Academy? Perché questa, tra virgolette, passami là, questa tamarrata Blue Snake Academy? C'è un motivo, ci sono diversi motivi, perché innanzitutto Accademia era proprio per il discorso di prima. Ok. Un'accademia è una cosa, è una scuola seria che ha un percorso, ci sono i programmi e un'accademia è potenzialmente per tutti, no? Ha un approccio sicuramente più a larga scala. Snake serpente. Snake serpente perché
Perché il serpente? Perché il serpente? Perché io ho la fobia dei serpenti. Ah, Come Batman, è presente? Veramente? Con i pipistrelli? Sì, non sapevo questa cosa. Sapevi di Batman? Non lo sapevo di Batman. Non lo sapevo. Batman ha deciso, il personaggio di Batman, Sì. ha deciso di diventare un pipistrello perché lui da piccolino era, cioè piccolo Sì, era terrorizzato dai pipistrelli, anche nel film che interpretava. È vero, ora ho capito il senso. E quindi lui ha pensato, se fa fai paura leva sulla tua paura se più fa grande. paura a me, Sì. fa paura a tutti, Sì. e comunque esorcizzo un po' questa cosa per me. Ok, Quindi divento io un capito. pipistrello. E io che ho paura dei ragni, come chiamerò la mia accademia un giorno? Spider! E quindi Red ma Spider! io ancora oggi, se vedo un pipistrello, cioè, anche piccolo così, cioè basta, per me è finita. Veramente? Sì. Non so perché. Minchia. No, io solo i ragni, cazzo. Io... Quando vedo un serpente, e allora ho detto chiamiamola serpente. Ah, pensa a te. Blu Perché? per tanti motivi, uno perché suona, Che Blue Snake. Blue Snake. Tipo Red Snake è già un po'... Sì, è già più Sì, difficile. Red Snake. Però perché non Yellow? Yellow... Yellow Snake Academy. Perché non suona Yellow Snake? Vero, Yellow Snake un po' sì. Yellow Snake è più napoletano. Yellow Snake. Yellow Snake, è vero. Yellow Snake. Non mi piaceva, poi altre c'era già, qualcosa con lo Snake, Ok. c'era già con altri colori. Blu, mi sono accertato che non ci fosse. Che non ci fosse. In più coincideva con uno dei colori che preferisco, peralto, è un colore che mi dà serenità. L'ho capito dalla wrappatura delle tue macchine. L'ho notato un po' questa cosa, il tappeto, tutto E quindi ho detto, Blue Snake mi piace, vada così. E così, boom, è rimasto lì così. Messo. Quando diventi maestro, come funziona con i titoli nel Jeet Kune Do? Non so, è simile al karate, è simile allora, cinture, considera che ci sono differenziazioni tra ciò che tu puoi diventare all'interno della tua scuola o della scuola che rappresenti, quindi un diploma lasciato da la Blue Snake Academy, ok? O diciamo un attestato riconosciuto, un diploma riconosciuto a livello nazionale. Sono due cose completamente diverse che seguono due strade diverse. Certo, chiaro. Oggi, fortunatamente, un anno a questa parte c'è stata anche una riforma dello sport, per questa garanzia proprio della figura dell'insegnante a livello professionale, e quindi oggi chi pratica arti marziali, ma anche tutti gli altri sport tramite il CONI, per il governo, per lo Stato, tu devi essere un diplomato del CONI. Ok. Da lì poi chiaramente anche la possibilità di esercitarlo professionalmente. Certo. E quindi tu puoi passare da un diploma che ti viene riconosciuto da istruttore, da maestro all'interno della tua scuola. Ecco, però mi interessa sapere la classifica. La classifica è allenatore, istruttore e maestro. Ok, quindi maestro è l'ultima. È il terzo livello. È il terzo livello. E quindi il maestro... Non c'è la figura del Sifu come magari... No. Allora, per il CONI, diciamo così, e anche per le scuole normalmente di arti marziali... Ah, tu dici a livello nazionale. A livello nazionale. A livello nazionale. A livello invece mondiale a livello invece della tua scuola che ti dice chi sei, ok, tu puoi anche diventare, ad esempio puoi diventare Sifu, ok? Quindi tu master o maestro è il grado massimo, è il grado massimo tecnico. Sifu non è un grado tecnico. Ok, quindi chi viene chiamato Sifu innanzitutto devi essere Sifu. Quindi non è che dici, ma io da oggi in poi quasi quasi mi faccio chiamare. Non mi chiamo Sifu, dai. Perché dai. per qualcuno Sifu e maestro è la stessa cosa. Chiaro. E quindi se... Però ecco, tu adesso mi hai fatto l'esempio del... Puoi farlo nella tua scuola, esempio la Blue Snake Academy, però c'è un ente esterna che ti concede quella cosa lì? Certo. Cioè, c'è un referente a livello mondiale, di Sifu? Di Cina o di... Allora un referente mondiale in assoluto no, è sempre la tua scuola di appartenenza, che non è la mia in questo caso, no? La mia non è che mi auto... nomini. Ok, infatti tu ti appoggi a qualche Sifu esterno? Domani vuoi diventare maestro, ok, cominci a fare un lavoro con me e io ti porto a livelli piano pianino, di prima fare l'allenatore, poi l'istruttore, poi il maestro anche all'interno della mia scuola, come puoi andare da qualsiasi altra parte, chiaramente di una scuola riconosciuta,
ovviamente, no? Quindi ufficialmente registrata. Mi sembra di capire che non c'è quindi non c'è un'organizzazione mondiale. Ok, come magari Wing Chun, che c'è un'organizzazione, sì, un'associazione. Sì, ma anche nel Wing Chun sono tante associazioni. Ah, ok. Non ce n'è una, sono tantissime a seconda del lineage che tu decidi. E tu dall'Italia ti appoggi a una scuola cinese. Esatto, in questo caso non io, però in questo caso qualcuno sceglie una scuola cinese, qualcuno sceglie una scuola italiana, qualcuno sceglie una scuola, ad esempio nel Wing Chun, una scuola in Germania, a seconda del lineage da cui provieni. Ok, quindi se io voglio diventare Sifu, se tu vuoi diventare mi sono allenato magari 20 anni se vuoi diventare Sifu con me, devi innanzitutto essere un insegnante, se no non ci diventi. E quello va fatto con gli esami per il CONI, quindi esatto, diventare un insegnante, e poi dopodiché è il tuo insegnante che decide se tu puoi diventare Sifu o no, o l'insegnante del tuo insegnante, a seconda di come è organizzata appunto. Questo però non va a creare un po', ora non parlo nel tuo caso, però un sistema che funziona in questo modo non va a creare un po' troppi Sifu, anche in base al, mettiamo che facciamo un'ipotesi, io e Roberto adesso ci siamo conosciuti, diventiamo amici, cominciamo a uscire, fare video, cose, cioè io dico, ah sì, Roberto, visto che ci conosciamo oramai da te. Ma che se ne dici? Ma una firma, mo te l'ho buttata lì così. Non è il tuo caso, e io non mi sentirei, io Erwin come persona, mi sentirei un coglione a chiedere per amicizia una cosa del genere. Il problema è che magari per molti potrebbe essere talmente tanto importante che uno dice, ma ci mettiamo d'accordo. Non ti preoccupare, ecco, può creare quello, essendo che non c'è dalla Cina qualcuno che dice momento, noi capi supremi del Jeet Kune Do, aspetta, chi è Sifu? No, cioè è capitato, okay. Non è un'ipotesi tanto lontana. Sì. Infatti immaginavo. Ma l'organizzazione che può decidere questa cosa esistono, ma non è unica. Ma come nessun sistema in realtà è così, no? Se ci pensi, è solo la tua scuola di appartenenza o ai vertici della tua scuola di appartenenza. No, quindi se già fosse maestro. Sì, ma è il fatto che potenzialmente può succedere, però. Sì, certo. Può succedere più che tu diventi Sifu in questo modo che maestro. Ah, ok, perché maestro devi per forza fare la cosa riconosciuta dal CONI. Se tu vuoi diventare maestro serio, riconosciuto dal CONI, devi fare un esame, c'è una commissione tecnica. Ok, ho capito. Che molte volte Sifu, maestro, Sifu. Certo. Quindi a livello di vendita del prodotto, se io sono un Sifu, ok, non sono riconosciuto al CONI, sì, ma io sono cinese, sono il sistema cinese. La verità, Erwin, io sono andato come docente in alcuni seminari nazionali negli anni, come ho fatto dei seminari insieme ad altri docenti, e c'erano allievi che, non sapendo, chiamavano l'insegnante di turno Sifu. Perché per loro era un segno di rispetto, ma non erano Sifu. E loro non hanno detto, io scusa ma non sono Sifu. In alcuni casi neanche maestri. Certo. Però gli piaceva, sai, che mi chiamate Sifu. Sì, quella cosa di... sì, che dici, mi sembra una cosa... Te la devi sentire anche dentro, che se non te la Che senti... senso hai, capito? Sì. Ma anche se ci mettiamo d'accordo e domani ti lascio un attestato da Sifu, qual è veramente il tuo... C'hai un foglio, tu sei sempre la persona. Eppure, se metti il titolo davanti alla persona vuol dire che veramente c'è poco nella tua persona da offrire. Gente che ha possibilità, che vuole anche, magari ti propone soldi. Sì, chiaro. Quindi può succedere quello, è stato questo il Ma mio... la cosa più interessante è che invece uno, se ci tieni veramente a diventare Sifu, devi veramente impegnarti al 100%, perché non è un grado tecnico. Quindi tu puoi diventare maestro, una maturazione, e non diventi mai Sifu. Ok. Maestro è un grado tecnico, quindi tu puoi diventare maestro quando hai fatto tutto il programma, per anni, non così. Certo. Sifu è una cosa che te la devi meritare. Come? Si può dire un po' che ti viene attribuita anche magari dai ragazzi che alleni? Te l'ha attribuita dai ragazzi, sì, però poi comunque ci vuole qualcuno che guarda, nota, uno che è a capo, è il vertice magari della scuola oltre te. Sì. O io stesso, se sono il referente, che dico, tu sei un insegnante da 10 anni, stai lavorando in un certo modo, hai portato una serie di risultati in termini di persone che ti vogliono bene,
che ti seguono, che ti stimano. Io ho visto che ti impegni tantissimo, ma sai che c'è? Sono 15 anni che sei un insegnante con me e fai le cose in un certo modo, da domani diventi Sifu. Ok. Quel caso ci sta. Certo, Oppure se c'è qualcuno sopra me che dico a sua volta, Sifu, ma cosa ne dici se facciamo che è riconosciuto Sifu questo personaggio? Loro guarda, indaga, cerca di capire. C'è gente che va, che ne so, in Cina, come hai detto tu, sta lì 2 mesi, 3 mesi, 5 mesi, torna a casa con il grado di Sifu e come se fosse una preparazione. Certo. Ma non è quello. Sifu ci diventi perché te lo sei meritato, perché hai creato qualcosa. Chiaro, ok, ho capito il concetto adesso. Dovrebbe essere così. Capito, sì, dovrebbe essere così. Perché hai creato qualcosa. Sì, ed è riconosciuto soprattutto dagli altri che te lo lo fanno capire, che guarda cosa è successo. Sì, guarda cosa è successo. Guarda certo, qua. Certo. Guarda qua. Allora ti faccio un po' di domande. Io ci tengo, per esempio, sì, quando che qualcuno mi chiami Sifu, che i ragazzi mi chiamano Sifu, ad esempio, perché io sono Sifu, ad esempio, e devono chiamarmi così. Cioè non possono chiamarmi in un altro modo, perché la regola dice: se tu mi hai conosciuto come Roberto, mi chiami Roberto. No? Gli allievi parlo, Ok, sì, ok, ho capito. Se tu mi hai conosciuto come Sifu, devi chiamarmi Sifu. Fuori, dentro e fuori la palestra. Sai che io non voglio darti contro a sta cosa. La mia filosofia di vita è: entro nel dojo, nella palestra, nel Kun in questo caso, non so come funziona il Jeet Kune Do. Dentro la palestra ovviamente il mio maestro, sensei, Sifu, eccetera. Si esce dalla palestra, il grado finisce là. Sì, certo. Per me. Ma questa è la mia visione. Però è una visione molto personale. Sì, è una visione personale. Non dico che sia giusto, che sia sbagliato. È molto personale. Poi sarà anche in base alle mie esperienze con maestri, con eccetera. Però mi piace anche dividere. No, ci sta. Cioè la mia vita là dentro sono in un modo, fuori per strada sono in un altro. Io ti dico, diciamo, cosa dovrebbe essere. Sì, poi se tu dici: guarda, io non faccio proprio fatica, non me la preferisco così, va benissimo. Nessuno obbliga niente a nessuno. Io ti dico qual è la regola del Kung Fu. Ok, sì, certo, chiaro. Ma per un motivo, c'è un motivo per questo. È molto interessante. C'è un motivo, perché se tu mi chiami Sifu, ad esempio, non tu, diciamo un allievo mi chiama Sifu perché deve e poi chiaramente fuori non se la sente, no, di questa cosa, probabilmente non sono il suo Sifu. Probabilmente sì, è vero che ti viene poi naturale, tanto lo chiamerai sempre. Vuol dire così. Padre. E quindi tuo papà, tu lo chiami papà fuori dentro casa, no? Sì, è vero. Se ci pensi. È chiaro che è una cosa che va educata e cresce col tempo. Io ho degli allievi, istruttori, che mi chiamano Sifu ed è l'unico modo che si sentono di chiamarmi. Ok. Sanno come mi chiamo. Vero, che si crea questa cosa qua. Ti faccio un altro po' di domande così per concludere, voglio metterti un po' in difficoltà con le domande. Mi viene in mente il sistema del Jeet Kune Do, così come Wing Chun, lo trovo molto simile, vagamente, ti faccio un discorso proprio a grandi scale, un po' molto simile al Krav Maga e altre discipline per quanto riguarda, ti spiego su cosa, sul discorso che si arriva ad un certo punto che ci sono più istruttori che studenti. Sì. Mi sembra un po', c'è questa cosa, io vedo nel Wing Chun tutti Sifu, tutti i maestri, tutti istruttori, cioè comunque minimo istruttori, sono tutti istruttori. Certo. E addirittura si trova Sifu con altri istruttori, cioè che cioè che dico, cazzo, è un po' strana sta cosa. Cioè, a me che vengo da un sistema di sport da combattimento dove c'è il maestro, ci sono gli atleti sotto, non è che sono tutti poi maestri a loro volta, cioè ognuno pensa alla sua vita da atleta. Invece sembra che si è creato questo sistema che sono tutti istruttori e l'istruttore più grande sembra che allena solo istruttori. Certo, ho capito. Cioè, come mi spieghi sta cosa? Cioè, sto cercando di capirla più che altro. La domanda è come funziona se questa cosa di essere un istruttore che crea istruttori, questa figura farlocca? No. Te la rispiego, te la dico così. Non trovi che sia strano il fatto che sembra che al giorno d'oggi tutti quanti vogliono avere un grado di istruttore e non c'è più la magia di essere praticante e basta? Ok. Cioè, cazzo, perché io oggettivamente faccio da 14 anni Muay Thai, faccio da
7-8 anni pugilato, poi ho provato diverse discipline eccetera, ma il mio scopo finale non è effettivamente prendermi per forza un attestato per allenare, per fare, che nella maggior parte dei casi, a meno che non hai veramente tanti ragazzi, non ci puoi campare di sta cosa, a meno che non sei strutturato negli anni, fai a tempo pieno, cioè riesci a dedicarti a tempo pieno, molti fanno un lavoro esterno, quindi perché complicarsi tra virgolette anche la vita e togliersi quel piacere di allenarti e basta. Di fare lo studente, sembra che non ti basta. Allora, ti dico, innanzitutto, per esempio, se parlo della mia esperienza, io continuo a allenarmi con il mio maestro, ad esempio, no? Ah, ok. E quindi ogni settimana ho la mia guida, il mio punto di riferimento, quindi questo è da esempio anche ai miei istruttori, che io ne ho un po', e dico: ragazzi, se mi alleno io, che alleno voi cosa fate? Quindi in Blue Snake Academy quello che hai detto una cosa fantastica, perché un insegnante vuole diventare insegnante e poi smette di allenarsi. Sì, perché sembra che basta. Basta, è arrivato. Ho imparato il Wing Chun, Jeet Kune Do, quello che è. Ah, ok, ora io insegno. Ma qualsiasi stile, no? Questa cosa succede, anche come hai detto tu prima, hai accennato il Krav Maga, la stessa cosa. Diventano insegnanti e poi smettono. Se no, ma io mi alleno perché 2 volte l'anno vado a fare gli stagi. A fare il corso di aggiornamento, magari sì. Ma non c'entra niente questa cosa. Io dico, anch'io ho una scuola organizzata con degli istruttori preparati da me, a cui faccio formazione, a cui faccio aggiornamento. Ma io dico sempre a loro, voi dovete allenarvi più dei vostri allievi. Io vi faccio diventare istruttori col tempo, dovete meritarvelo, dovete dimostrarvi che vi allenate e dovete allenarvi anche dopo che siete diventati istruttori. Chiaro, giusto. Come? Gli fisso delle date settimanalmente, mensilmente, per continuare a vederli, e perché sennò è naturale questa cosa, no? Uno va, si apre faccio fatica anche la sua scuola, andare contro, cioè vado contro, certo. ma alla fine vedo che è un po' l'andamento naturale. Uno diventa un istruttore e cala un po'. Sì, è vero. Cala un po'. Addirittura il mio discorso era, hai aggiunto questa cosa che ci ho riflettuto, ho detto effettivamente è vero, perché molti poi maestri hanno raggiunto il grado di ok, sono qualificato per insegnare, vuol dire che ho già finito la cosa. Ma proprio il fatto di questa richiesta di per forza diventare un insegnante. Cioè non so, parlo di statistiche. Sono pochi magari i ragazzi in una classe di Muay Thai, per dire, dove vedi il maestro e vedi 40 ragazzi di Muay Thai. Quei 40 ragazzi, magari uno vorrà diventare istruttore un giorno fra 20 anni, certo. Mentre invece in queste discipline più statisticamente più persone vogliono diventare. Sì, c'è un motivo. Il motivo è che purtroppo a livello di marketing, in alcuni sistemi particolari, senza dire quali, in alcuni stili particolari, sistemi particolari, è obbligato diciamo, nascono i corsi di weekend, no? Sono sempre le stesse cose che si dicono, no? I corsi del weekend, ma purtroppo è una realtà. E quindi quando un aspirante istruttore vede un percorso facile, dove a me quando chiamano un ragazzo che vuole diventare un insegnante, io innanzitutto gli faccio fare tutto il percorso della scuola, da allievo. Poi gli faccio fare tutto il percorso da insegnante. È chiaro che su 3 che mi chiamano ne fa 1, gli altri vanno da un'altra parte, dove gli hanno proposto il corso da istruttore di 2 weekend. Ma sì, dai, facciamo in qualche modo, sì. Di 2 weekend. E questa cosa chiaramente non fa a pugni. E il problema è che di là invece lo fanno. E quindi quando purtroppo è così, no? Quando uno trova la strada più facile, perché si sente già bravo, chiaro. Allora dico, caspita, lì sono 20 ore, 30 ore, là sono 200. Dico, porca miseria. 200 ore, che se ci vanno 2 anni. Che magari in certi casi tanti hanno anche cercato di marciarci su sta cosa a livello economico, cioè non ti parlo del Jeet Kune Do perché non conosco i sistemi, però penso magari a certe realtà che mi ha raccontato in altri sport dove il maestro cioè proprio quasi ti forzava a fare ok, per il passaggio in cintura devi farlo tot da pagare, devi fare questo tot da pagare, devi fare c'è dietro un business, perché c'è dietro un business che su un ragazzo è un costo. Quando c'hai 200-300 persone che sono obbligate a fare quel passaggio si muovono
guadagnano già certe somme, uno dice e basta, no, certo. E smette di praticare. Certo. Questo ci sono delle cinture, ci sono in tutte le cose, no? Non è che solo certo, ma infatti nel karate, negli stili, ci sono tutte le cinture e gli esami da fare. Chiaro. Anche noi nella nostra scuola abbiamo un percorso dove a un certo punto si fa un piccolo test ai ragazzi per passarlo al programma successivo. Chiaro. Quindi la famosa frase di Bruce Lee dove dice nel Jeet Kune Do non ci sono le cinture, perché le cinture servono solo a tenere sui pantaloni, che è diventata famosa, no? Che lo diceva anche il maestro Miyagi, però. Il maestro Miyagi in Karate Kid. Però lo diceva dopo Bruce Lee. È vero, è uscito dopo, certo. Cazzo, è vero. È vero, ma la cintura, poi in realtà è giusto, se è una scuola che è seria, che si porti il ragazzo come a scuola, la prima elementare, la seconda elementare, la terza elementare, ci sono le prove, ci sono come si chiamano, adesso non mi viene più, le verifiche. Sì, chiaro. E quindi anche nella nostra scuola è così. Però è chiaro che se io stesso, non ti nascondo, che quando ho iniziato a fare Jeet Kune Do mi hanno proposto dei corsi istruttori dove io andavo velocissimi, no? Di 30-40 ore, che sono poche. Però lì, vedi, è stata magari la tua cosa di dire... Io però ho detto... Mi fa un po' strano, cosa posso imparare? L'ho magari? fatto, Ah, ok. L'ho fatto. Sì, però magari a livello tuo personale non ti bastava poi quella cosa. L'ho fatto, quello la che differenza conta. è quella, capito? È Per quello che io ci conta. sono stato dentro, l'ho fatto, l'ho vissuto personalmente. In quel momento ho detto che figata, 40 ore divento istruttore, no? Poi bello, subito così. Poi l'ho fatto, sono diventato, perché era quello il percorso, certo. Però ho detto sì, però non va bene. Adesso cosa ne faccio di sta roba? Che ho appena iniziato. Giusto, cavolo. E così, però sai, quella è la serietà della persona, la vera passione che hai. Che non è da tutti. La vera passione che hai, perché l'appassionato è questo, l'appassionato non è solo che mi piacerebbe, l'appassionato è quello che dimostra nel tempo. Io al tempo, quando ho preso l'attestato di istruttore, era il 2000, avevo 26 anni, e lì ho detto, sì, ok, questo è il mio punto di partenza. Certo. Ho fatto corsi su corsi, aggiornamenti su aggiornamenti. Immagino che sia impegnativo, certo. E mano a mano che l'età avanza, anche se sembra che ne ho 30. La senti un po' la fatica Porca miseria. nel continuare comunque, magari un giorno quando eri a 20 anni, 22 anni, quando ti spaccavi magari il polso, il giorno dopo ti svegliavi già a posto. Già a posto. Sì, ma... Io già sento gli acciacchi ora per me, per dire. No, un disastro. Quando prendo una tibiata un po' di... a 19 anni mi svegliavo, andavo al lavoro tranquillamente, era già passato. Il giorno prima rotto, il giorno dopo passava, il recupero era... Sì, adesso faccio uno stage, no? Magari di 3-4 ore, dove tu sei in cannissima perché c'hai 50-60 persone che ti guardano e tu non ti rendi conto di quello che fai, no? Sì, perché tu sei lì, capito, adrenalitico, a velocità supersonica, perché costa a fare dei movimenti veloci. Chiaro, certo. Dispendio di energia, certo. E non solo di quello, ma anche di testa, perché oltre a farlo devi anche spiegare. Devi spiegare, fare energia, vai di qua, di là, ti muovi e poi vai a pranzo, vai a fare le tue cose, arriva a casa alle 6, in coma. In coma. E ti metti qua, ti rilassi, qualche film di Bruce Lee per rilassarti. E tu cosa ho fatto? Poi dici, no, aspetta, ho 50 anni. È normale, cazzo. Anche il medico. È comunque sempre meglio di uno che non ha mai fatto niente, un cazzo di niente. Perché c'è gente che mi dice, ma è troppo tardi se comincio. Ragazzi, praticate, perché mal che vada starete comunque meglio a livello fisico di qualcuno che sta solo sul divano qua, guarda i video e dice, ma cos'è sta tecnica? Ma non può funzionare contro un pugile, contro quello. Andate a provare. Dovete provare e dovete sperimentare i vostri limiti. Oggi devo dire veramente grazie a questa passione che ho avuto, perché io non so come sarebbe andata se non avessi fatto questa cosa. No? Giusto. Oggi questa cosa mi dà gioia, serenità, entusiasmo, perché faccio quello che mi piace, che non è poco oggi. Che non è poco. E tutti i giorni. Io sto vivendo esattamente la stessa cosa. Quella cosa che ti piace. Le discipline, gli sport da combattimento, cominciare quel percorso mi ha portato oggi a fare questo di lavoro nei video. Ma perché si è introdotta in me questa passione per le discipline, che fossi rimasto a casa o a giocare la partita di calcetto come tutti gli altri, rimanevo al bar a guardare la partita, a bere la birra e tutto quanto. Mia madre, che abita vicino a me, vede un po' i ritmi, no?
esco di casa alle 8 del mattino, torno a casa alle 10 di sera, tutti i giorni, non faccio neanche pausa che torno a casa, cioè sempre. E allora mia mamma dice: ma tu ti devi riposare. Che comunque è importante anche che comunque è importante anche il riposo. Lo dice anche il medico ogni tanto, il fisiatra mi dice. E quello mi preoccuperà un po' di più. Finché lo dice la mamma è più una cosa sentimentale. Vede la colonna vertebrale, no? Che dice. Poi guarda me, vede qua un casino. Quando arriva il medico a dirti quello, dice casino. Merda. Dice: ma lei quanti anni ha? La riesce e mi fa fare degli esercizi di test, no? Sai che il fisiatra, ragazzi. Certo. Io faccio tutto bene. Mi dice: ma cos'è che vuole da me? Ho detto: no, perché mi hanno detto, hai visto cosa ho capito, cosa vuole che le dica? Però tutto funziona. Cioè, andiamo avanti nella teoria c'è qualcosa che non, ma nella pratica se comunque riesci a farle, continua a farle e cerca, anzi mi ha detto continui a farle, perché è tutto ciò che oggi ti tiene ancora in forze. Certo, ti dà la struttura per reggere tutto. Quindi nella mia testa io farò questo finché sto in piedi, diciamo, no? Perché è la forza di questa passione, no? Quindi esorto tutti, sempre dico: ragazzi, fate una cosa innanzitutto che vi piace, una cosa che proprio vi alzate al mattino e non vedete l'ora di fare. Quella è la cosa più importante. E quindi perché sennò inizia male la giornata. Cominciamo già male. E finisce peggio perché arrivi ancora più incazzato, più incarognito la sera. E il giorno dopo sarà peggio, perché se c'è un accumulo ad un certo punto. Dopo tutti i giorni così. Mamma mia, lo so cosa invece sei bello, felice, fai le tue cose, un po' stanco, un po' acciaccato, però domani ti risvegli, peggio perché ti risvegli con i dolori. Chiaro. Però sai che stai andando a fare una cosa che ti piace e così sai, un conto anche da appassionato, anche solo da praticante è uguale, Sì. Cioè, non c'è bisogno di diventare un insegnante per avere questa cosa. Perché io vedo i ragazzi che seguiamo e sono tutti contenti, c'ho sempre il gruppo di WhatsApp, no? Quando esci da lezione che ti sei sfogato, hai imparato nuove cose, minchia, se arrivi a casa e dormi tranquillo. Dici, ma quando è che facciamo la prova? Quando è che dice? Spettacolo. Ti faccio l'ultima domanda, maestro. Ti volevo chiedere, prima abbiamo visto un po' di tecniche e mi è venuto in mente questa cosa qua. Bruce Lee, quando portava i colpi, faceva il verso. Tu lo fai? Lo fai solitamente? Cioè, non lo so, mi è venuto in mente adesso perché non ti ho sentito prima mi hai sentito fare no. Mi sono trattenuto molto, no? Veramente, cioè, vorrei capire se si utilizza ancora una cosa più cinematografica. Una cosa cinematografica sicuramente. Ok. Poi non so dirti se Bruce Lee nel suo allenamento privato facesse questo, credo di no, perché ho visto dei video diciamo privati. C'era un paragrafo in cui lui diceva che tramite l'urlo sprigionava che il chiaie del karate. Che però è vero che il fiato, no? L'aria che esce con o senza emissione di suono possa aiutare sicuramente a contrarre, esplodere meglio con il esatto, o a lasciare andare, no? Sì. Perché a volte c'è una contrazione, a volte un lasciare andare, no? Nel Jeet Kune Do spesso più che una contrazione c'è il lanciare i colpi. Ok, capito. E quindi nel lanciare i colpi sicuramente una respirazione adeguata ci deve essere. Ma hai mai provato a fare l'urlo? Sì, lo facevo sempre quando veramente? ero ragazzo. Ah, ok. Facevo anche così. Wow! Spettacolo! Spero che questa cosa non venisse mai fuori. E invece adesso chiuderemo il video così. Vedi così. Anche così. Sta chiusura sarà bellissima del video. Quindi non lo fai, però c'ha una cosa. Perché non serve, nel senso, è una cosa personale sua. Ok, ho capito. Faccio sicuramente, si sente il movimento, capito, del rumore del fiato, che che respiri. Sì. Ma non è una cosa necessaria. Ok, volevo capire. Questa è una sua caratteristica. Purtroppo mi è incontrato. Ne hai conosciuti invece di gente che purtroppo convintissima ho incontrato persone, insegnanti, che pensavano che questo facesse parte del Jeet Kune Do, no? E dove magari si mettono in guardia, maestri, che fanno, si mettono in guardia, fanno
capito? Magari non questo perché, perché si sente un po' a disagio a farlo. E poi c'è una storia per questo, magari in un video te lo spiego. C'era questa cosa qua. Ne parleremo nei prossimi video. Non facciamo troppi spoiler. C'era questo il perché Bruce Lee faceva così. O faceva così. A telecamere spente poi me lo dici. O faceva così. Ah, ok. Presente il gesto di Bruce Lee quando tira il suo quello no, questo presente quando lo faceva. Cioè, quando faceva così, che si attaccava o faceva così. C'è un motivo. Poi me lo spieghi. Io te lo spiegherò. Però in quel caso erano dei suoi gesti. Però a volte qualcuno pensa bisogna fare così, se no non sei un maestro di Jeet Kune Do vero. Ma al di là dei versi, proprio questa cosa qua, no? Sai che Bruce Lee faceva un po' questo ondeggiare, no? Ma è molto cinematografica quella, io l'ho vista un po' una cosa da film. Sì, certo. Cioè per i film. Ma e chi il fa dopo che non va bene. Sì, chiaro. Io direi che maestro sei stato ultra super mega disponibile per fare queste puntate. Abbiamo parlato di buona parte del Jeet Kune Do, della sua storia, di come si è approcciato e grazie che mi hai fatto capire intanto tutto quello che c'è dietro il Jeet Kune Do, perché partivo da zero io. Non avevo assolutamente idea di come funzionasse, i pochi video che ho visto online ovviamente li prendi per quello che è perché nessuno ti spiega cosa fai. Di cose da dire ce ne sono tantissime. E poi io più che curioso di leggere le cose perché la gente ma potevi informarti, no, a me piace andare a provare con mano, provare i colpi, i pugni, vedere. Servono, sì, cazzo, si sente. Qua alla gola, porca miseria, si sente. Se leggi un libro, ne leggi un altro e dici il contrario dell'altro. Non ne viene più Bisogna fuori. provare, alzate il culo dal divano, andate a fare una lezione alla Blue Snake Academy. Fate le discipline, non state solamente a commentare i video perché è facile commentare i video e quindi niente, io spero che il video vi sia piaciuto, anzi entrambi i video vi siano piaciuti, in futuro ne faremo altri col maestro perché mi interessa snocciolare ancora di più il Jeet Kune Do. Quindi grazie ancora per la disponibilità, noi ci vediamo al prossimo video. No. Ci vediamo al prossimo video? Wow! Grande!